In questo tutorial vi faremo vedere come ricavare da una cassetta di derivazione cavi necessari come fase, neutro o terra e come portarli a un punto di interesse che può essere ad esempio l'interruttore. Iniziamo quindi per prima cosa a smontare placca e supporto dell'interruttore. La seconda cosa da fare è quella di aprire la cassetta di derivazione più vicina al punto luce. Nel 90% dei casi la situazione che si presenterà è questa. Dietro l'interruttore troveremo due o più corrugati, mentre nella cassetta di ispezione troveremo altrettanti corrugati e vari grappoli di cavo. Tutti i punti luce sono collegati tramite corrugato alle varie cassette di ispezione e tramite queste possiamo ricavare fase, neutro o terra. Il modo più professionale per farlo è quello di utilizzare una sonda passacavi e cercare di individuare quale corrugato è collegato alla cassetta di ispezione. E ora vi facciamo vedere in che modo. In questo modo la nostra sonda passacavi ha ripercorso tutto il corrugato raggiungendo la cassetta di ispezione. Simulando che ci serva un cavo di neutro all'interno del nostro punto luce, dobbiamo procedere ad attaccare un cavo di neutro alla nostra sonda passacavi, in questo modo. Utilizziamo del nastro isolante per non far staccare il cavo dalla nostra sonda. E procediamo a tirare la sonda dal punto luce, da dove è stata infilata. In questo modo. A questo punto abbiamo portato un cavo di neutro al nostro punto di interesse, quindi procediamo a rimuovere il nastro isolante e la legatura alla sonda. L'ultimo step sarà quello di collegare il cavo di neutro che abbiamo portato al punto luce al grappolo di neutro presente all'interno della cassetta di ispezione, in questo modo. Con questo tutorial abbiamo visto come portarci un cavo da una cassetta di ispezione a un punto luce. Ovviamente questa operazione va ripetuta per ogni cavo ci dovesse servire all'interno del punto luce.